7. Questo è un numero chiave. Negli ultimi anni il mercato azionario è stato inarrestabile. Un rally che sembra non debba finire mai. Eppure, dietro questa corsa ci sono solo 7 aziende. 7 colossi che a colpi di intelligenza artificiale stanno letteralmente trainando il mercato. Sono infatti loro i protagonisti della nuova era dell'AI. Profitti alle stelle, capitalizzazioni fuori scala, investitori in delirio, un entusiasmo che ha portato letteralmente miliardi di dollari a riversarsi su di loro, innescando una crescita vertiginosa dell'indice di riferimento, l'S&P 500. Ora per oltre il 30% dipende da questi titoli, come puoi vedere in questa foto. Più vedo salire questo numero, più mi sento a disagio. Perché dietro la superficie scintillante di questo enorme boom, di questo impressionante boom economico, in realtà si nasconde un collo di bottiglia così stretto da poter soffocare l'intero sistema e far crollare l'intera economia degli Stati Uniti. E non solo. Un unico punto di vulnerabilità, l'anello debole che se si spezzasse, letteralmente l'economia mondiale sarebbe in grave pericolo. Tutto ruota attorno ad un unico nome: Nvidia. Questa azienda è diventata negli ultimi 2 anni letteralmente una leggenda nel mondo degli investimenti, sorpassando, come puoi vedere in questo grafico, tutte e 6 le top aziende e salendo addirittura alla seconda posizione, come puoi vedere qui, come asset più capitalizzato al mondo, secondo solo a loro. Insomma, un vero boom, una vera corsa, in particolare la GPU H100 e la B200, che sono oggi il cuore pulsante dell'intelligenza artificiale. Senza i suoi chip, i modelli AI sono semplicemente inesistenti. Oggi Nvidia è la più grande azienda dell'S&P 500, ne occupa solo da sola un 7% dell'intero indice con la sua capitalizzazione di mercato di 4,5 trilioni di dollari. Qual è il problema? Beh, il problema è che tutte le altre 6 company dipendono da Nvidia, ad eccezione fatta di un'altra company, Apple, che a differenza delle altre aziende non si rifornisce per i propri chip da Nvidia. Gli investitori trattano ormai Nvidia come fosse una religione quasi. Le attribuiscono una valutazione PE estremamente alto, quindi price earning, rapporto price earning di ben 50. Cioè, in parole povere, servirebbero 50 anni di profitti costanti per ripagare il prezzo che oggi il mercato assegna a questo titolo. E questo può tradursi solo in una cosa: estrema fiducia per la sua crescita futura. Una scommessa che finora ha pagato vedendo i movimenti che ha fatto Nvidia. Ma c'è un dettaglio che molti ignorano e di cui anzi la maggior parte di persone là fuori è totalmente all'oscuro. E chissà, magari anche te. Quando chiedi a qualcuno che cosa fa Nvidia, beh, la risposta è: fa chip. Sbagliato. Nvidia progetta chip, ma non li costruisce. I suoi ingegneri disegnano l'architettura, la logica, l'efficienza, persino il software che rende quelle GPU così potenti. Qualsiasi cosa, veramente dalla A alla Z, progettano tutto quello che serve per rendere un prodotto perfetto. Ma, e qui arriva il collo di bottiglia, non producono quei chip. Infatti la fabbricazione vera e propria dei chip Nvidia, quella che trasforma l'idea in un pezzo di silicio reale, la fa un'altra azienda e questa azienda si chiama TSMC. Apple fa chip? No. Apple progetta i suoi chip vengono assemblati ancora una volta da qualcun altro e indovina un po', l'azienda che produce anche i chip di Apple è ancora una volta TSMC. TSMC oggi costruisce la serie M e A per Apple, quindi per Mac e iPhone, e per Nvidia la scheda A100, H100, H200, B200. Ma quindi dov'è il problema? Forse riscrivendo il nome completo non abbreviato di questa azienda ti si accenderà la lampadina. TSMC sta per Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Quindi tutti i chip Nvidia, tutti quei chip che oggi mantengono e alimentano l'AI, i processori degli iPhone o dei Mac, i data center che reggono internet, vengono tutti prodotti da un'unica azienda, da un'unica società, e questa società, che diventa la fabbrica del mondo, sta a Taiwan.
Questo dovrebbe farti già alzare il sopracciglio, perché se non vivi sotto una roccia, sai che la Cina considera Taiwan parte del proprio territorio e che secondo le analisi dell'intelligence americana, Xi Jinping starebbe preparando le forze armate proprio per un'eventuale invasione entro il 2027 di Taiwan. La Cina sta costruendo navi da sbarco, flotte di traghetti militari, più di 70 che sarebbero già pronti entro il 2026, organizza costantemente esercitazioni su larga scala intorno proprio all'isola. Ora, non sto dicendo che l'invasione sia inevitabile e francamente spero non avvenga, ma se accadesse le conseguenze economiche sarebbero veramente devastanti. Il 90% dei chip più avanzati al mondo, come puoi vedere in questa foto, è prodotto attualmente a Taiwan da TSMC e la stessa azienda ha ammesso che spostare la produzione fuori dall'isola sarebbe sostanzialmente impossibile ad oggi. Perché serve know-how, perché servono risorse all'avanguardia e capacità produttiva, perché non è tanto solo l'azienda, quanto tutto l'indotto costruito per fornire materiali, tutto quello che c'è dietro poi questa produzione, questa azienda. Sono 10 anni che producono costantemente e sono diventati leader nel settore della produzione di questi materiali qui. Quindi, se Taiwan cadesse, la catena produttiva dell'AI probabilmente si spezzerebbe. E se cade l'AI, cade gran parte di Wall Street, perché l'S&P 500 è tenuto in piedi sostanzialmente un 30% del suo peso lo fanno le Magnifiche 7. Le Magnifiche 7, ad eccezione fatta di Apple, si forniscono da Nvidia per i propri chip, che delega la produzione a Taiwan. Apple, l'unica che non si fornisce, anch'essa delega la produzione sempre a Taiwan. Quindi questo è un enorme collo di bottiglia. Ok, ma non possono produrre altrove? Verrebbe da chiedersi. Non così in fretta. Teoricamente sì, Nvidia e Apple potrebbero produrre il loro design, portare il loro design, insomma tutto il loro materiale ad un'altra azienda. Ma nella pratica questo ad oggi è veramente complesso. Infatti i chip che loro utilizzano, o meglio i transistor che compongono i chip che loro utilizzano, possono essere ad oggi prodotti solo da 2 società al mondo. Una è TSMC e l'altra è Samsung. Samsung però ci prova ad eguagliare la qualità, la capacità di TSMC, ma con scarsi risultati. Infatti durante la pandemia Nvidia ha dato parte della propria produzione proprio a Samsung e il risultato un disastro. Difetti, costi più alti, ritardi nelle consegne, quindi una qualità estremamente più bassa rispetto a quella di TSMC. Infatti alla prima occasione sono tornati di nuovo su TSMC, hanno testato Samsung perché chiaramente è meglio avere una produzione diversificata piuttosto che su un'unica azienda. Quindi no, ad oggi non esiste un vero e proprio piano B. Per capire quanto sia stretto questo collo di bottiglia bisogna capire però la tecnologia di cui stiamo parlando. Non entrerò nel dettaglio, ma ho nominato i transistor, che è la parte più piccola di un chip, cioè quelle parti, quelle, chiamiamoli neuroni, che gestiscono, regolano gli impulsi elettrici, on-off. Sono quindi quell'unità cuore e pulsante di tutto poi il funzionamento del chip. E più riesci a rendere piccoli questi transistor, più riesci a metterne dentro il chip. È un po' come avere un cervello con pochi neuroni o un cervello con tanti neuroni. Il senso, la tecnologia oggi si evolve per andare a cercare di costruire sempre transistor più piccoli in modo da farne stare di più, quindi più impulsi, più capacità di lavoro, che porterebbe poi ad un incremento tecnologico. Ecco, i transistor impiegati oggi da Nvidia sono di circa 3-4 nanometri di grandezza, cioè 26.000 volte più piccoli di un capello umano. 26.000 volte. Un capello umano ha uno spessore medio di 80.000 nanometri. Qua stiamo parlando di chip di 3-4 nanometri e la nuova serie che stanno progettando sarà di 2 nanometri. Quindi una cosa assurda. E qui arriva la seconda parte del collo di bottiglia, ancora più stretta della prima, perché man mano che si va avanti questo collo di bottiglia diventa sempre più stretto. Infatti, come avrei capito, per produrre queste componenti, questi transistor, questi chip, serve una tecnologia atomica. E ancora una volta, così come TSMC è l'unica veramente in grado di produrre queste componenti, esiste al mondo una sola azienda in grado di creare le fabbriche, le macchine che producono poi tutta questa roba qui. E questa azienda sta nei Paesi Bassi e si chiama ASML. Ognuna di queste macchine, che puoi vedere qui, costa tra i 300 e i 400 milioni di dollari e ne esistono poche centinaia al mondo. E anche se ne avessi una, non basterebbe comunque.
perché ti servono i decenni di esperienza che hanno aziende come TSMC, ti servono catene di fornitura ultra specializzate, software proprietari, migliaia e migliaia e migliaia di tecnici formati, cioè tutto quello che è l'indotto che ruota attorno a TSMC. Bisognerebbe prendere tutto e portarlo fuori. E infatti non stanno costruendo fabbriche anche in America? Sì, TSMC sta costruendo 2 grossi impianti in Arizona, grazie al CHIPS Act americano. La realtà però è più complicata di quanto sembri, perché queste fabbriche dovevano aprire nel 2024 e ancora non sono aperte. La data presunta è slittata al 2025, forse al 2026 per la prima e la seconda addirittura nel 2028. Ma i chip servono ora. Costruire un impianto così tecnologicamente avanzato non è come aprire una fabbrica di automobili. Qua stiamo parlando di ambienti estremamente sofisticati, ambienti talmente puliti che anche un singolo micro granello di polvere può distruggere un'intera lastra di silicio del valore di milioni di dollari. TSMC ha dovuto mandare in America ingegneri da Taiwan specializzati, formati, perché la forza lavoro locale non era in grado di gestire roba di questo tipo. E anche quando queste fabbriche saranno pronte, non potranno comunque ancora produrre internamente chip più avanzati, si fermeranno probabilmente ai 4 nanometri inizialmente, ma qui stiamo già andando verso i 2 nanometri. Quindi gli impianti americani sono un buon inizio sicuramente per diversificare la produzione, ma ad oggi non risolvono il problema a breve termine. Steve Eisman, sì, quello della grande scommessa, ha detto di recente che il più grande rischio oggi è di natura geopolitica e non potrei essere più d'accordo con questa affermazione. Perché se TSMC si ferma, Nvidia non produce più le sue GPU, Apple non produce più i suoi chip, Microsoft, Meta, Amazon e Tesla vedono i loro modelli AI bloccarsi e l'intero settore tech, che oggi vale più di 1/3 dell'S&P 500, collassa giù come un domino in meno di un minuto. E questo lo scenario. E questo per una singola azienda su un'isola minacciata da una superpotenza nucleare. Ed è proprio in questi momenti che capisci quanto sia veramente importante non avere un portafoglio cieco, quindi non andare semplicemente a buttarsi su indici, ma cercare di diversificare in modo intelligente. Personalmente quindi utilizzo piattaforme come per esempio eToro proprio per monitorare costantemente i mercati, capire dove e come si muove il mondo là fuori, quanto prezzano le cose e perché soprattutto, bilanciare le posizioni in tempo reale non solo azionarie ma anche su materie prime o tech in generale, perché l'obiettivo è ancora una volta non scommettere, ma capire come si muove davvero il mercato finanziario. E su broker grossi come per esempio eToro posso tenere la mia liquidità parcheggiata in attesa di essere investita con interessi del 4% attualmente. Posso comprare e vendere azioni a bassissime commissioni e, perché no, anche posizionarmi sul mercato delle cripto. Il tutto all'interno di un unico broker certificato con assicurazione sui fondi. Ti lascio qua sotto il link se ancora non l'hai provato, dagli un'occhiata e c'è anche attualmente una promo che ti regala letteralmente fino a $500 in asset che puoi prelevare, vendere, fare tutto quello che vuoi a tua scelta tra azioni o Bitcoin. Quindi se depositi sopra i $500 ricevi $40 gratis in azioni o Bitcoin a tua scelta, sopra i $1.000 ricevi $100, sopra i 5.000 300, oltre i 10.000 ricevi $500. Ripeto, li puoi tenere, farci tutto quello che vuoi, puoi prelevarteli, puoi vendere le posizioni e incassare il profitto e portartelo via, puoi fare tutto quello che vuoi. Tutto quello che ti basterà fare è aprire un conto gratuitamente, depositare l'equivalente a seconda del premio che vuoi ricevere e aprire una posizione di qualsiasi importo su qualsiasi asset. E il gioco è fatto. Qua sotto ti lascio il link, perché ancora una volta è importante su che cosa ci posizioniamo, ma anche il come lo facciamo, ed è sempre meglio essere un po' più tranquilli. E arriviamo ora al punto cruciale della nostra storia. Molti pensano, ok, se la Cina invadesse Taiwan, diventerebbero i proprietari della tecnologia che c'è a Taiwan. Quindi l'economia cinese dovrebbe esplodere, dovrebbe crescere. Ancora una volta, non così in fretta, perché la realtà dei fatti è che nessuno sa cosa succederebbe in quello scenario lì. Però una cosa certa c'è, che se la Cina oggi prendesse Taiwan, TSMC non potrebbe continuare comunque a produrre per l'Occidente.
E non è solo per questioni politiche, ma perché le sue fabbriche dipendono da forniture globali, da software e macchinari che verrebbero immediatamente bloccati. Perché sì, TSMC produce, ma produce per aziende che gli danno chiavi in mano tutto quello che serve in ottica di produzione. Da un lato abbiamo ASML che gli dà i macchinari, quindi occidentali che gli danno i macchinari per poter fare quello che fanno. Dall'altra parte abbiamo progetti, idee, concept, tutto quello che arriva dalle aziende che li commissionano quei chip. Quindi se tu prendi la fabbrica del mondo, in questo caso TSML, con tutto il suo indotto, ti perdi però tutto il ramo occidentale, perché qui si tratta di una collaborazione, di una cooperazione tra Occidente e Oriente, e conquistando Taiwan tu stai tagliando tutti i ponti con l'Occidente. Infatti gli Stati Uniti, che questo lo sanno benissimo, come puoi vedere anche in questo articolo, avrebbero piani di emergenza per disattivare o distruggere gli impianti, tra l'altro, piuttosto che lasciarli cadere in mano cinese. E dal punto di vista di Pechino, anche loro sanno benissimo che se conquistassero Taiwan di fatto se ne farebbero ben poco. Ricordiamoci tra l'altro che oggi la Cina controlla già il 90% della raffinazione di terre rare e questo lo usa già come leva geopolitica. Se poi ci aggiungi anche TSMC a quella lista, insomma il mondo occidentale diventerebbe estremamente fragile. Ed è incredibile pensare come una piccola isoletta da 23 milioni di persone può in un secondo, con una mossa politica, militare o economica, far saltare tutto il sistema, ribaltarlo totalmente. Eppure nei mercati sembra che a questa cosa non si voglia pensare tanto. Tutti sono euforici, tutti parlano di AI, sono tutti lì che aspettano la prossima Nvidia, ma se togli dal tavolo, dalla scacchiera, un pezzo cruciale come TSMC, ecco che l'intera festa finisce. E voglio puntualizzare, il mio obiettivo con questo video non è quello di fare allarmismo, di mettere paura, ma semplicemente di rendere chiaro a tutti un concetto, un aspetto che è estremamente sottovalutato in ogni boom, e cioè che ogni boom ha un suo punto cieco, delle volte più grossi, delle volte più piccoli. In questo caso abbiamo un collo di bottiglia estremamente stretto. Quello dell'AI oggi, il punto debole, è il fatto che dipendiamo da un unico produttore. Un rischio che pochi stanno considerando e che se anche solo parzialmente si materializzasse cambierebbe totalmente l'economia mondiale. Quindi, di nuovo, non ti sto dicendo vendi tutto prima che sia tardi, ma ti sto dicendo pensa in modo indipendente. Guarda oltre la superficie delle cose, vai oltre quello che fanno tutti, vai oltre l'euforismo di massa. Non lasciarti ipnotizzare dai grafici che salgono, da tutte queste AI stocks che stanno facendo letteralmente miliardi e da tutti quelli che arrivano convinti di diventare ricchi in 2 secondi cavalcando la prossima grande ondata tecnologica. No, fermati, rifletti, analizza e capisci bene ogni singola azienda su cui posizionarti, che cosa fa e perché e qual è il suo punto debole. Devi essere una cintura nera nello scovare i punti deboli, perché non serve una guerra mondiale per far crollare un intero sistema. Ti lascio qua sotto il link di Toro, se ancora non hai provato, provalo. Ti ringrazio per essere stato qui con me. Ancora una volta, oggi tutto dipende da un chip e quel chip è prodotto a Taiwan.